Ciao a tutti ragazzi, dopo circa 8 anni se non erro torniamo a parlare di dieta su questo canale perché come diciamo tutte le persone che mi seguono su Instagram sapranno, ma anche voi su YouTube, dato che stavate notando che il peso del mio body weight negli ultimi video stava andando calando, ebbene sì, da 2 mesi a questa parte mi sono messo a dieta. Come mai ho fatto questa cosa? Allora, l'ho fatto per motivi puramente di performance, ossia pesando meno ovviamente le skill del calisthenics riescono meglio e in termini invece di esercizi con i pesi cosa succede? Che la percentuale della tua performance, ossia quanto tu riesci a alzare in relazione al peso in condizioni di forza costante, migliora, è molto più ottimizzata. Pensate anche agli esercizi di street lifting, meglio ancora, il peso che ti togli dalla pancia praticamente lo vai a mettere sul peso che andrai a zavorrare, quindi c'è un doppio miglioramento e questa è stata la motivazione che mi ha fatto dire lo faccio, soprattutto perché sapevo di poterlo fare in realtà. Insomma, io sapete, ho sempre la concezione del non limite, che non esiste e cose varie, quindi per una persona come me, anche se io mi impegno al massimo, è difficile dire sto dando il 100%, io so che posso sempre fare meglio. E questa cosa dell'ottimizzazione del mio peso è una sorta di asso nella manica che io mi sono sempre tenuto da parte, perché io dentro di me ho sempre saputo in realtà di essere molto più forte di quello che mostravo, però ho detto quando un giorno sarò nelle condizioni in cui questa cosa non mi peserà minimamente mentalmente, allora la farò, perché altrimenti penso che sarebbe stato svantaggiosa su altri piani. Invece in questo modo, per come sono adesso le cose, non mi costa nulla e quindi posso andare a mostrarvi una versione più realistica di quello che è il mio, appunto, livello di forza. Allora, sono circa 2 mesi che sono a dieta, in questo momento peso 59 kg, quindi ho perso 8 kg da quando ho iniziato la dieta. Voi sapete che io di norma sto su 64-65 kg, peso estivo, d'inverno a volte mi capita magari di prendere, io trattengo molti liquidi e cose varie, quindi ero salito leggermente. In questi 2 mesi ho perso 8 kg e come ho fatto per perdere questi 8 kg? Allora, in realtà è stato un percorso graduale. Ho iniziato semplicemente inserendo 10 minutini di corsa negli allenamenti, volevo rimettere anche un pochetto di cardio, perché anni fa quando feci l'altra dieta correvo 3 volte a settimana un'ora e quindi ero dimagrito, però era anche estate, c'è da dire anche questo, invece quest'anno la dieta l'ho iniziata d'inverno e infatti poi andremo a vedere verso la fine, vi dirò che secondo me il dimagrimento che posso avere in realtà non si ferma qui per svariati fattori. Qual è il fatto? Che io in questo momento mi sto allenando 6 giorni a settimana per circa 5 ore ad allenamento, ma gli allenamenti sono collocati diciamo tra la tarda mattinata e il pomeriggio, in genere da mezzogiorno fino alle 5, ok? Quindi praticamente io mi svegliavo, mangiavo al volo, andavo ad allenarmi e poi cenavo, ok? Praticamente quindi già facevo 2 pasti in realtà al giorno, non facevo colazione e pranzo perché non avevo tempo fondamentalmente, anche perché appunto mi sveglio verso le 10 di norma, quindi non c'era il tempo proprio neanche materiale, neanche volendo di fare 2 pasti, ne bastava uno. Qual è stata la differenza che io poi ho portato? Vedendo che appunto con la corsa stavo calando ma vedevo che potevo andare a toccare anche l'alimentazione, semplicemente ho sfruttato questa cosa e ho iniziato, non tutti i giorni, ma spesso, a fare semplicemente un pasto al giorno. Quindi mi allenavo a digiuno, perché come sapete, io ve lo ripeto in ogni video, io sento che la mia energia principale diciamo, nel sostenere e nell'andare bene nell'allenamento è data dal fomento, semplicemente, non è data da altri fattori. Quindi io mi svegliavo carico, dicevo vabbè, pure se non ho mangiato niente, toccando a salenata che migliorava e quindi io mi riuscivo a allenare tranquillamente anche senza pranzare. E poi la cena, facevo un pranzo invece normale, ok? Una cena, scusate, normale. Non andavo a... Quindi dicono che questo tipo di diete porta a un'esagerazione quando poi si va a fare il pasto della giornata, cioè nel senso che si mangia tantissimo e quindi si recupera quello che non si era mangiato. Invece per me non era così, proprio perché io durante il giorno non avvertivo proprio la fame, nel senso stavo benissimo, quindi riuscivo a fare comunque una cena normale. Questo ha comportato anche un'altra grande differenza per noi italiani, ossia che facendo un pasto al giorno
io ho iniziato a mangiare la pasta la metà o anche meno delle volte in cui la mangiavo prima. Prima erano tutti i giorni a pranzo c'era la pasta, adesso col fatto che c'è solo la cena ho detto vabbè, qualche giorno la pasta, qualche giorno no. Questo fa una differenza immensa, perché considerate che anni fa io mangiavo anche 4 etti di pasta a botta, adesso stavo su 2,50 etti comunque, ma sono tantissime veramente kilocalorie, ragazzi, rispetto ad altri alimenti. Una cosa pazzesca, perché è un alimento comunque calorico di cui se ne mangia una quantità enorme. E quindi, vi ripeto, il dimagrimento si basa sul bilancio calorico. Io ovviamente sono andato da persona che ragiona sempre in termini matematici a toccare questo aspetto, e quindi c'è stata una differenza netta. Ma come detto, a volte faccio una colazione, soprattutto, anzi di recente, visto che comunque sto calando senza problemi, mi accorgo che calo anche più facilmente, forse perché sta facendo più caldo, quindi ho rimesso, diciamo, una colazione. Una colazione, per quanto possano essere, mi mangio 10 biscotti, non eguaglierà mai a livello calorico un pasto con la pasta. Non lo eguaglierà mai, perché magari in un caso parliamo di 500 kcal, nell'altro parliamo di 1200, per dire, cioè è una differenza assurda. Questo ve lo dico perché uno magari pensa è la cioccolata, invece la pasta. No, invece non è così, è tutto un discorso puramente matematico. Ovviamente, ragazzi, non voglio assolutamente dare consigli alimentari a nessuno, né diciamo invogliarvi a seguire questo mio stesso tipo di dieta. Io vi sto semplicemente, come sempre, raccontando quello che faccio, per quali motivi lo faccio e come, insomma, si svolge nel corso del tempo. La cosa però davvero interessante di tutto questo è che la mia massa muscolare sembra non essere stata minimamente intaccata da questa cosa. Sono ovviamente molto più definito di prima, ma non vedo diminuzioni nei miei muscoli, anzi a volte mi sembra di essere più grosso di prima in realtà. E infatti la mia forza non è andata minimamente calando, anzi è andata migliorando forse anche più di prima. Quindi che cosa succede? Che io sono veramente riuscito a creare questo miglioramento di performance percentuale, perché uno generalmente dice calo, quindi cala anche la mia forza, cosa ho ottenuto? Invece non è così. Nel mio caso io ho proprio ottimizzato la resa. Prima era una persona di tot chili che alzava tot, adesso sono una persona di meno chili che alza di più. Quindi c'è un miglioramento di performance allucinante. Ovviamente magari detta così può sembrare una piccola differenza irrisoria, ma in realtà pensate, per dire, avete visto in molti esercizi c'è l'obiettivo del 3 body weight, per dire, cioè alzare 3 volte il proprio corpo. Ecco, in questo caso, per dire, io arrivo a quell'obiettivo 24 kg prima. Quindi in realtà, a seconda dei diversi esercizi, c'è una differenza in termini di performance molto molto importante, ma sono sicuro che, insomma, su questo ne vedremo delle belle più avanti. Un'ultima cosa che voglio dire è, a me piace sempre fare questi ragionamenti poco materiali, molto di essenza, diciamo, e so che qui una fetta di persone mi capiscono, un'altra fetta di persone non mi capiscono, ma voglio farla lo stesso. E io in ogni cosa trovo la mia motivazione particolare, ok? E spesso è molto diversa da quella che trovano gli altri. La cosa che più mi motiva di questa cosa è pensare che quando ho iniziato calisthenics io pesavo 55 kg, ma ero molto 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 diverso da adesso. Già il fatto che ci siano solo 4 kg di differenza tra me adesso e me prima, secondo me è qualcosa di veramente strano. Ma ripeto, mettendo insieme il fatto che io a questo peso adesso sto veramente bene, non sono neanche iper definito, non ho veramente cali di forza, cioè nel senso è identico a prima per me la situazione, non è cambiato assolutamente nulla, anzi mi sento veramente molto più attivo, veramente meglio mi sento rispetto a prima. Quindi sinceramente io non ho motivo, vedendo anche come sta andando nelle ultime settimane, non ho motivo di pensare che io non possa dimagrire, come ho detto, ulteriormente, per essere ancora più ottimizzato. Ripeto, su questa cosa io sono abbastanza libero, nel senso, finché riesco a farlo, finché posso farlo, lo faccio. Quando vedo che sono arrivato, diciamo, al punto in cui più sotto di quello non posso andare, mi fermo semplicemente. Però nulla mi dà da pensare che questo punto sia proprio qui, diciamo, alle porte. Io penso di poter scendere ancora, anche per il discorso che vi ho detto, non è neanche estate, quindi sicuramente mi posso asciugare a prescindere di più e cose varie. E la cosa veramente che vi stavo dicendo, che mi fa impazzire a pensare, è la possibilità di tornare a pesare esattamente come quando ho iniziato calisthenics, cioè 55 kg, ma
sarebbe assurdo se io mantenessi anche queste sembianze, perché avremmo la stessa persona col peso identico, completamente diversa. Ma a prescindere, anche a livelli di forza, sarebbe incredibile vedere la stessa persona, lo stesso peso, che ha una forza centuplicata. E quindi là, nel senso, secondo me, veramente ci sarebbe da dire, ma lo spirito, l'essenza, come ho detto, di questa persona, che cosa ha attraversato in questi 12 anni di calisthenics per passare da quello stato a questo stato senza prendere neanche un grammo, lo scopriremo molto presto.